Michael, è arrivato il momento di chiamare Rosa. Chiamala nelle vesti, se c'è, di una vita precedente. Ehm, sembra una contadina che ha una canestra di panni da lavare e si sta dirigendo al fiume. Come si chiama? Roberta, E tu? Sergio, Siete in Italia? sì, Lei è la tua compagna, tua moglie? no, La tua parente? no, io sono, io sono un ufficiale a cavallo e l'ho fermata Che e- succede? perché per motivi che mi vengono dall'alto io devo farle del male, ma non ci riesco. Cioè devo rapirla, ma non ci riesco perché per me è troppo bella. E infatti non ce la faccio. E dall'alto mi dicono devi fare del male. Io dico no. E, e per salvarla la porto via con me. E stiamo scappando. Da cosa devi salvarla? Da chi mi comanda? Ok. Michael, ferma la scena. Puoi farlo perché è tutto un film. Sono costumi. Anche il tempo è finto. L'unica vera è l'anima di Roberta o Rosa. Puoi comunicare e parlare con quest'anima guardando, diciamo Roberta, negli occhi, in questo fotogramma bloccato in un non tempo imprecisato. Inizia la comunicazione. Tu le comunichi delle cose, lei ti comunica delle cose, anche in ordine inverso. Che succede? Io le devo chiedere scusa tante volte.
Ci siamo fatti questo patto e non ti devi preoccupare. Lei cosa ti risponde? Non mi sorride. Ha preso mi ha preso il viso tra le mani e mi sorrise. Mi sorride. Cosa stai provando? È la sensazione di quando ho visto Lovebot. Sempre un La, peso che ba- devo togliere. la barca. Mm, Un peso che devi togliere? mm, mm. Per cosa? Perché devi chiederle scusa? Perché l'ho fatta soffrire. Ma sai, anche la sofferenza che le hai dato non esiste. A conti fatti, l'unica cosa che esiste davvero siete voi due. Dimmi come vedi il sentimento che provi per Rosa. Come vedo, come lo sento. Uguale. Come lo vedo, io lo vedo come me stesso. È come se quando hai nominato Rosa mi fosse partita un brivido dalla punta della testa fino ai piedi. È come se, è come se Rosa fosse me. È la stessa cosa. Mm. Non riesco a identificare un punto. Forse il contorno del mio corpo. Adesso. Sai quando disegni è il contorno, l'aurea intorno, il perimetro, il tratto che disegni con la matita di un corpo, di una figura. Cosa vuoi dire a Rosa, che è la tua fiamma, che è come se fossi te, quindi che è una vera parte di te? Io mi viene in mente grazie, ma non mi viene in mente proprio scritto. È scritto con la G grande, la R un po' più piccola e formano una V, una sorta di cuore a lato. La G è proprio il contorno dell'arco del cuore. Mhm. Un grazie. Questa Ma è l'esistenza in cui eh, siete riusciti a incontrarvi con le condizioni giuste, che non sono quelle del rapimento della vita precedente, che come riesco a capirlo? te lo Cioè, sto chiedendo. ah, ecco. Allora, mi Chiedilo a viene... te stesso. Ok. Avete la stessa età? Mm. Avete un rapporto, diciamo, di parentela giusto? Non siete fratelli, in sostanza, o cose simili? Avete un orientamento sessuale compatibile? Io continuo a vedere che lei è me. E le mie sensazioni, la mia emozione è proprio completamente di tranquillità e di consapevolezza che siamo la stessa cosa. Non ho sentimenti come quando l'ho vista andare verso il fiume con la cesta di panni. Non ho
non ho quei sentimenti lì, ho proprio una pace, è proprio se tutto combaciasse. E l'omino sulla barca che eri tu e anche lei? Questo non... glielo chiedo. Cosa risponde? Sì, ha i capelli lunghi sotto il cappello di marinaio. E mi sta dicendo che l'armatura che ci siamo messi servirà tanto, ma che è impenetrabile e che sono invincibili. Questo è il messaggio che ti lascia. Sì, me l'ha dato lei, me lo sono dato io. E io, vestito d'armatura, sono sceso sulla barca, l'ho presa per mano, l'ho sollevata ed è con me. Sulla barca adesso non c'è più nessuno. La barca è lì in mezzo. Anzi no, è parcheggiata su un moletto fatto di legno. È lì. E adesso insieme stiamo viaggiando per aria. Va bene, prima di partire con lei in questo viaggio, apri, come hai fatto col coccodrillo, un portale e buttaci dentro tutto quello che in questa finta realtà che ti sei scelto, in questo finto tempo che non esiste, ci butti tutto quello che vuoi non esista più nella tua realtà. La denuncia, il vecchio lavoro, eventuali entità eteriche, eventuali entità mentali, eventuali impianti, eventuali contratti. Inutile analizzarli. Non posso pensare che uno che ha trovato la fiamma, ormai da tempo, debba ancora confrontarsi con queste stupidaggini. Il portale l'ho creato con un foro dentro il lago, è come se avessi stappato una vasca da bagno. L'acqua ha risucchiato tutto. Ancora la barca fa fatica ad entrare, così che le do un calcio. Ok, Butti anche la barca, coi suoi problemi. la barca non c'è più. Sì, mi è venuto di buttare anche la barca. Benissimo. La, l'entità che era sopra la mia testa nera quando ero vestito da uniforme. Ah, bisogna che questa la prendo. Anzi no, questa la schiarisco e ci metto un po' di prodotto. Prendo la cartoccio, via, giù nel foro. E altre cose che mi vengono in mente da buttare. Allora, quando c'è questa entità sopra, è come se fosse il castello, no? Incantato delle favole, no? Immerso in cima. Aspetta, buttiamo via tutto. Rimane solo il paesaggio, che è un bel paesaggio. Mhm. Buttato. Chiuso col tappo e il tappo non c'è più, c'è il terreno senza acqua, senza niente. Mm. Come ti senti? Leggero, Rosa dov'è? sopra di me, sulle mie spalle. E guardiamo insieme davanti. Guardiamo tutti e due nella stessa direzione.
Vuoi provare a fonderti con lei? Secondo me è già iniziato qualcosa perché si è messa un elmetto molto simile al mio e ci provo. Ho sentito qualcosa in mezzo al petto. È entrata dentro e ha allargato, è come se avesse allargato l'aura del mio cuore. E fa strano perché è come se ci fossero due piloti per un corpo. Però ci confrontiamo, Messaggio finale di lei a te. guidiamo, mettiamola prima e diamo il gas. Messaggio finale di te a lei. Ok, ho già la mano sul cambio. Va bene, Michael, abbiamo finito. Vuoi tornare? Sì, sto bene però, lì ci sto molto bene. Sì, torniamo. Fissa queste sensazioni nella tua mente e tornaci nei anni futuri, nei giorni e anni futuri quando vorrai. Fissale. A capire se le immagini provenissero da davanti, dall'immaginazione, però è stato tutto molto naturale dopo i primi 15 minuti, adesso non so. Mhm. Meravigliato la tua parola. Meravigliato, sì, meravigliato. Come definiresti l'ipnosi? Una Una parola. meraviglia. Una meraviglia. È Abbiamo una fatto un meraviglia. po' di viaggi, abbiamo visto un po' di persone, senza nominarle, perché sto registrando questa parte finale. Ok? Se mi darai poi l'autorizzazione, non diciamo sempre i nomi. Qual è stata la Sì. parte più bella? Quella con Rosa? La parte più bella è assolutamente il finale. Mhm. Quello che ho sentito nel momento in cui è entrata dentro di me e la costruzione di, di questa armatura, ehm, di questo nuovo me. Sono sensazioni che avevo provato a percepire anche durante le altre due sessioni, anche durante le sessioni che vedo, però ogni volta mi meraviglio sempre di più perché uno sembra che sappia già abbastanza, se non tutto, osservando, no? E invece non si finisce mai. E questa è la cosa che mi rimane più impressa adesso. L'immagine è quella Ah, sai quando i cavalieri dello Zodiaco diventavano cavalieri d'oro? È uguale. E quella è stata l'immagine che hai Sì, avuto. sì, sì, sì. Ok. Lasci Cavaliere il d'oro. viso? No. No, no, No. no, oscuriamo. Ok. E sì, altrimenti avrei anche detto il mio nome a quel punto, però no, Mhm. perché la ritengo una cosa molto, molto intima. E, eh, e già il fatto comunque di metterla in rete penso che possa bastare Certo, per divulgare la certo. potenza di questa esperienza, ecco. Va bene, chiudo qui la registrazione finale. Fatto.